ragazzi, oggi siamo qui al campo per testare e recensire i Must Andromeda. Come si comporteranno in campo? Seguitemi, lo scoprirete. Il lattice è un contact di ottima qualità che, come detto tante volte, è un lattice che offre grandissime prestazioni su asciutto. È un lattice che appena tirata via la pellicola darà un grandissimo effetto wow, perché è davvero molto colloso, davvero molto sticky. Sentirete proprio l'effetto colla sia tra lattice e lattice che tra lattice e pallone. È un lattice che si comporta bene anche per quanto riguarda la resistenza all'abrasione. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questo lattice è, come detto tante volte, il grip su bagnato. Infatti eviterei l'utilizzo in condizioni di umidità e utilizzerei questo guanto quasi esclusivamente su asciutto. Come detto, quindi abbiamo un fantastico grip su asciutto abbinato ad una grande resistenza all'abrasione, quindi lo potete utilizzare dall'erba naturale al sintetico più usurato senza nessun problema, dalla partita all'allenamento. Il taglio del guanto è completamente negativo su tutti i modelli, sia per quanto riguarda le dita che per quanto riguarda il wrap sul pollice. L'unica differenza tra i modelli è che il modello con palmo rosso è l'unico rispetto agli altri due ad avere inserti tra le dita in lattice naturale. Cosa cambia tra le sensazioni che regalano questi guanti per questo cambiamento di inserto? Il modello con palmo rosso secondo me veste leggermente più largo le dita, ha maggior superficie di presa, però dall'altra parte anche gli inserti in lattice tendono a rovinarsi leggermente più velocemente. Vale tutto il contrario detto per quanto riguarda quindi i guanti a palmo giallo, che sono più aderenti, hanno meno superficie di presa, ma hanno anche più durata per quanto riguarda l'inserto. Quale ho preferito io? Ho preferito quelli con palmo giallo perché il guanto è un guanto molto aderente che dà la sensazione di avere una seconda pelle addosso, davvero molto leggero e che dà una grande sensibilità. Quindi ho preferito l'inserto in lattice sintetico perché crea ancora maggiormente questa sensazione di seconda pelle e fa vestire il taglio negativo ancora più aderente alla mano. Per quanto riguarda il dorso del guante, è costituito esclusivamente da un foglio di neoprene su cui sono applicate delle stampe 2D qua sul centro che vanno a comporre la scritta Must, mentre sulle dita abbiamo delle appendici, delle applicazioni in silicone che sono esclusivamente di funzione estetica, perché a livello funzionale non vanno né a dare più grip né a infastidire la mano, quindi sono veramente applicate lì, non si sentono, vanno solo a rendere il guanto un po' più carino e un po' più elaborato, diciamo. Per quanto riguarda invece la sensazione che regala questo guanto alla mano, come detto anche prima, è un guanto molto leggero che veste come una seconda pelle. Lo consiglio veramente per gli amanti di questa tipologia di guanto perché è uno tra i migliori secondo me nella sua fascia di prezzo. Non è sicuramente adatto a chi cerca un buon supporto alla mano durante gli esercizi o le fasi di presa. Per quanto riguarda il polsino è semplicemente la continuazione della struttura in neoprene che compone un po' tutto il corpo del guanto. Abbiamo un'entrata che è abbastanza facile, non abbiamo appendici in licra, non ci sono facilitazioni, però comunque come vedete la calzata è abbastanza veloce. Abbiamo un cinturino molto classico in lattice
L'unico problema che ho riscontrato è un problema a livello puramente estetico, il fatto che è un guanto che dopo qualche lavaggio tende a screpolarsi e a rovinarsi all'altezza del polsino. Anche in questo caso qua era di colorazione gialla e si è scolorito. Piccola nota negativa a livello estetico. Per quanto riguarda invece a livello funzionale, chiude davvero molto bene il polso, rimane anche molto aderente, vedete che non ci sono appendici che avanzano. La chiusura velcro tradizionale che fa davvero bene il suo dovere. All'interno del guanto abbiamo del gel interno che dovrebbe essere posizionato sulla punta delle dita, ma come tante volte succede, questo gel interno è spostato un po' più in basso, dove le dita non vanno a fare grip, diciamo, su questo inserto. Purtroppo è una cosa che tante case sbagliano a posizionare, non capisco il motivo. È da dire che in questo caso sì, non è messo così bene, però il guanto veste talmente aderente che le dita all'interno del guanto non si muovono, quindi diciamo che c'è, non si sente, non fa il suo dovere, però comunque le mani all'interno non scivoleranno. Prima di passare alle conclusioni vi ricordo che anche per questi modelli, per tutte e tre le colorazioni e anche altre colorazioni che sono presenti sul sito di Must, che vi lasciamo qui sotto in descrizione, è presente il codice SG1 per avere il 5% di sconto. In conclusione, il Must Andromeda per tanti aspetti non mi ha convinto al 100%, ma nell'uso quotidiano, nell'esperienza d'utilizzo mi è piaciuto davvero tanto e mi sento di consigliarvelo perché costa davvero poco. Come detto, col codice SG1 lo pagate circa 50 euro, avete un guanto molto leggero, di nuova concezione, con secondo me un'ottima cura del taglio negativo. L'unica pecca secondo me è sul mignolo, che non va proprio a contatto sul pallone, e la cucitura del pollice. Questi qua sono i due più grandi difetti secondo me all'interno del guanto, che possono andare un po' a compromettere la fase di presa, non eccessivamente. Io, come detto, nell'utilizzo di tutti i giorni non mi sono trovato male, però sicuramente se fossero questi due dettagli migliorati sarebbe un guanto davvero super. Come detto, ci sono altri due difetti, che sono il gel interno e il polsino, che però non vanno a influire per niente sull'utilizzo del guanto, sulla resa del guanto stesso in partita o quando lo utilizzate. Quindi in generale è un guanto leggero che consiglio e posso consigliare solo agli amanti dei guanti leggeri, perché è davvero super sottile, il dorso veste come una seconda pelle, il lattice è di ottima qualità, davvero uno dei migliori contact che abbia provato, con un taglio negativo che, a parte il mignolo e a parte il pollice, veste davvero bene e davvero molto aderente. Mi sembra di aver detto tutto. Se avete dubbi, perplessità, commenti da fare, qua sotto avete la sezione dedicata. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dall'amici Sherlock Globes.